Allora, musica troppo alta, poi YouTube ci scama. Stasera c'è una sorpresa perché oggi mi sono messo a ingrassare la catena prima di fare un passo e c'era un sacco di... Ve lo faccio vedere. Che cos'è? No, non si fuma. Però neanche la posso toccare perché è ortica. Adesso questa la mettiamo dentro l'acqua calda e la facciamo sbollentare un po' e ci facciamo un ricco risotto. Cioè, sta piovendo, non ci posso credere. Da non crederci, c'era il sole e è iniziato a piovere. Fa 4 gocce, poi ricomincia a rismettere. Siccome non mi va di tribolare, sono un po' nascosto qui nella tenda e comincio a cucinare. Oggi qualcuno mi aveva chiesto del fornello. Questo qui ovviamente si chiude dentro, dov'è? Dentro la scatoletta così. Poi si aprono le zampette e voilà, 30 volte meglio di quello con la bombola sotto perché è estremamente più stabile. E poi la bombola si fa così. Voilà. Allora, eravamo rimasti alla tisana, che va fate voi. Abbiamo le cimette dell'ortica, proprio mi sono messo lì un quarto d'ora a spiluccare tutte le cimette più tenere. Adesso diamo una sbollentata, l'acqua era già tiepida e poi ci facciamo un ricco risotto. Un po' di aglio, peperoncino, queste cosette così. Ah no, fermi tutti, anzi devo andarlo a prendere in borsa. Oggi a Livigno ho comprato un po' di formaggio fatto locale e anche un coso di manzo essiccato che non so bene che cosa sia, che non mi ha fatto impazzire, ma secondo me sminozzato e messo dentro al posto della pancetta c'è sta da Dio. E quindi anche il formaggello poi ce lo mettiamo dentro, non c'ho il parmigiano, ma secondo me va più che bene. See you later. Questo ha bollito un po', 5 minuti, proprio niente. C'è un animaletto, no. L'acqua è diventata bella verdina, con questa adesso ci facciamo poi il risotto. E in qualche modo, che non so bene come, l'ortica la tiro fuori e la sminuzzo. Ormai ho perso tutte le spinette, le cose, quindi non pizzica più, si può toccare tranquillamente. Questo è il magazzino, la cambusa di Zero Highways e questo è il cassettino per tutti i giorni con le cosine più importanti, quindi un po' di aglio, un po' di peperoncino, un po' di sale. Pensavo averne presa pure troppo, invece dove sei andato tu? Peperoncino e l'olio quello che è successo qua? E l'olio quello di casa, quello buono, un po' di più. E devi stare a posto tuo. Da qualche parte ci dovrebbe essere la birra dello chef. In assenza del vino la birra va più che bene. Ah, ma adesso che ci penso c'avevo il brodo, che fesso. C'ho talmente tante cose neanche mi ricordo di preciso quello che ho. Era lì che volevo metterlo. Allora, tre pugnetti, facciamo pure 4 che male non ci fa. Facciamo 5 e oggi abbiamo guidato 300 km. Cos'è che c'è? Facciamo 6 che è l'unica cosa che c'ho per cena.
riso sembra sempre così poco, porca miseria, che se ce ne volessi mettere 1 chilo e poi dopo si diventa tipo insalata di riso così. Fuoco un po' più alto, ho detto un po', una fiamma ossidrica. Ok, cominciamo col brodo. Madonna che bella. Allora, questo è il formaggello con la sua muffetta. Adesso ce lo tagliamo in pezzettini piccoli, ma prima di questo, via qua, prima di questo è troppo basso, abbiamo lui bello stagionato, anche un tantinello ammuffito, però lo vendono così, quindi il formaggio con la muffa va bene, quindi perché in teoria avrebbe la pelle, ma come cazzo spita la togli questa? Questo tipo di salumi in Lituania sono maestri proprio della scuola d'Okuto, li fanno sempre anche un po' affumicatelli, e quando si tratta l'affumicato, raga, lasciateli proprio perdere, che è il mondo loro, maestri indiscussi. Oltre a questo, che mi sa che non ho detto, è il livigno stagionato, ho preso anche una caciottella sempre fatta lì in zona, che per essere una caciottella è molto muffosa, e in effetti per essere una caciottella c'ha un saporino che niente male, che muffetta, cioè è delicata come una qualunque caciotta, ma sa proprio di mucca che pascola a bordo lago sui prati. Io direi che questa è una buona quantità per mantecare, poi vediamo, eventualmente aggiungiamo. Questo è un inconveniente che sto notando solo oggi: si congela il bocchettone d'uscita del gas e quindi fa un po' il cavolo che gli pare. È ora di metterci un altro po' di brodo, penso che sia l'ultimo poi, e poi ci abbiamo alla fine della cottura e ci cominciamo a mettere. Quando ci si mette il formaggio? Alla fine, alla fine, perché sennò tipo impazzisce quella maionese, fa un casino, sfilaccia tutto. No, invece deve solo sciogliere, ammorbidire un po' e fare la cremina, visto che non abbiamo il burro. Assaggiamo un po', con la de ferro, ed è pure un po' sciapetto, visto che nella cambusa abbiamo anche il brodo granulare. Professionista, abbassati, e cominciamo. Così come viene. Visto un po' troppo liquido ci si soffia, così esce più vapore e si asciuga prima. Ha praticamente raggiunto la consistenza giusta, bisogna lasciarlo sempre un po' liquidello, sennò poi si
si incoccia, come si dice a Roma. Quindi spegniamo. Spettacolo. Quelli bravi adesso lo saltano così, però io se lo faccio magari mi viene pure bene, ma se non viene bene faccio un casino, me lo tiro dentro la tenda e non mi pare il caso. Ci siamo, è venuto uno spettacolo. Aspetta che abbasso. Consistenza perfetta, deve rimanere un po' morbidello perché man mano che lo mangi poi si continua a tirare. Sotto mi sa che il formaggio lo stacco col cavolo dopo per lavarla. Assaggiamo un attimo. Madonna, mamma mia. No vabbè, no raga, fermi tutti, con l'ortica, quella, sì, quella che pizzica. Guarda come fila, guarda come fila. Io vado a mangiare, buon appetito. Fermi tutti, sta cosa è una meraviglia. So che non me lo dovrei dire da solo, però no, fatela, vi prego, rifatela. Guarda, è quasi fredda, ancora morbidissima. Quella ciccetta lì di manzo che non sapeva di tantissimo, in realtà è perfetta, perché se ci avessi messo tipo del guanciale, della pancetta, magari peggio ancora affumicata, avrei coperto tutto, perché l'ortica tutto sommato è delicata e diventa un cacio e pepe praticamente. Invece no, un po' di ciccettina semplice, meglio di manzo che non di maiale, formaggello, no pecorino a questo punto, perché ovviamente formaggio con sapore, però niente di... questo c'è l'aglio ancora, via, veramente tanta roba. Guarda come deve essere il riso alla fine, l'ultima cucchiaiata, freddo, deve essere morbido, no quelle cose in certi ristoranti che diventano tipo dei supplì. Guarda come va giù piano.